Beh, quella macchina lì, la quattro porte Ferrari, è una macchina che ha una storia estremamente particolare perché è stata un'idea principalmente della Pininfarina, che voleva convincere il commendator Ferrari, l'ingegner Ghidella e l'ingegner Sguazzini, che la quattro porte sarebbe stata per la Ferrari una soluzione ideale per poter vendere macchine a non finire. Erano convinti infatti che la Ferrari, con una macchina così, che come vedete oggi è ancora una macchina con una linea molto moderna, anzi direi forse che preferisco ancora questa macchina a tante macchine che vengono messe in produzione oggi, perché è veramente una macchina elegante, disegnata da Pininfarina. Basterebbe questo per dire che è una bella macchina. Però fu fatta questa macchina per Galleria e per Salone di Torino, dove fu presentata, se ricordo bene, nel 1980. E la macchina ebbe un successo di pubblico e anche di stampa, di tutto rispetto, perché era indubbiamente una macchina moderna e quello che prometteva, voi sapete che ci sono sempre il foglio dei dati con tutto quello che rappresenta la macchina, soprattutto quando si parla di un modello specifico che probabilmente verrà destinato alla produzione. Non se ne è certi quando lo si presenta, però la Ferrari a quel tempo il marketing era particolarmente convinto e anche il direttore generale. Però, come penso tutti sappiano, l'ok di una qualsiasi cosa, specialmente una macchina nuova come concetto, doveva ottenere il placet del signor Enzo Ferrari, se no non era possibile fare niente. Quindi la macchina, dopo il salone, senza prepararla in modo particolare, fu portata a Fiorano e fu messa in mostra di un 3/4, ricordo, sopra a dei piccoli supporti, a Enzo Ferrari, l'ingegner Ghidella, Sguazzini e il direttore generale della Ferrari. Io ero presente perché avevo un ufficio a Fiorano, oltre a quello della fabbrica, e quindi quando vidi arrivare questa macchina ero curioso. Poi Enzo Ferrari mi disse: "Vin la vader", in dialetto. Sono andato a vederla. Non avrei mai detto che una macchina non era bella, ma quella lo era anche, quindi era più facile dire: "Beh, è una bella macchina, molto complimenti, una macchina a quattro porte", la Ferrari non ha mai fatto macchina a quattro porte. Però quello che io dicevo era un rumore, non era ascoltato molto, come è anche ovvio. Tra di loro parlarono un po', anche me presente, però alla fine sia Ferrari che l'ingegner Ghidella furono profondamente contrari a questo tipo di macchina. Le motivazioni furono soprattutto di carattere produzione. Loro avevano paura che la complicazione di una quattro porte potesse portare a un disturbo in quelle che erano le produzioni Ferrari di quell'epoca, che erano rivolte principalmente a delle macchine a due posti, molto sportive, anche se molto belle. Io vi ricordo tanti modelli di allora. C'erano quelle di successo e purtroppo c'erano anche quelle che avevano fatto non un risultato come era nelle attese di tutti. E ne discussero parecchio. Una delle cose che colpì molto me, ascoltandoli, perché mi faceva piacere stare con loro, fu la discussione che ebbero sulla questione delle guarnizioni della parte anteriore e della parte posteriore, perché alcuni di loro, non ricordo che, ma qualcuno disse: il telaio della quattro porte è indubbiamente un telaio meno rigido. Quindi tutte quelle che sono le raffinatezze della tenuta delle porte, non solo per l'acqua, ma per il rumore, per tutte queste cose, era una cosa che li spaventava.
Allora non c'erano ancora certi tipi di guarnizioni che permettevano di ottenere una resistenza notevole nel canalino della tenuta. Io rimasi anche stupito perché non mi sembrava che dovesse essere un grande problema, ma ero forse io che sbagliavo, perché ne parlava della gente che se ne intendeva, che aveva in mano i risultati di tante cose. Per esempio Sguazzini, che era un uomo Fiat, doveva sapere quali erano gli incrementi di costo tra una macchina che aveva 4 o 5 porte e una che ne aveva solo 2 o 3. E quindi fu decretato il fatto che doveva rimanere una macchina solo modello, molto bella da tenere, e poi sono passati un po' d'anni, fu messa in vendita. Un caro amico, Roxy lo chiamo io, ma sei il signor Candrini, la comprò ed era un modello, come vi avevo detto, cioè non era motorizzata, non c'era la trasmissione, era solo curato tutto quello che era l'aspetto, diciamo, dell'interno e dello stile. L'interno era accogliente, poi c'erano tutti dei sistemi moderni di gestione delle informazioni che sono poi arrivati nelle macchine moderne, e la Farina li aveva previsti. La macchina fu acquistata e poi si vede che Candrini padre e Candrini figlio a un certo momento ebbero un'idea: ma perché non la facciamo diventare una macchina veramente utilizzabile da strada? Sarà un esemplare unico, però ci sono tanti esemplari unici, prototipi che vengono tenuti, funzionanti, e quindi non era un'idea balzana. Si trattava di spendere un po' di soldi, anzi un bel pochino, perché praticamente vi elenco cos'è che abbiamo dovuto fare per rendere la macchina quello che è oggi, che si guida facilmente e con piacere. Trovare un motore testa rossa e modificarlo profondamente affinché potesse stare dentro quello che gli stilisti della Pininfarina avevano deciso. Ma allora avevano risolto molto bene il problema, avevano tagliato il motore di sotto e l'avevano messo dentro. Quando uno apriva vedeva un motore, ma non capiva che non era funzionante. Poi tutta la trasmissione, la copertura di questa, il ponte di dietro, poi la macchina prometteva delle sospensioni con ammortizzatori autolivellanti, nel senso che era già una cosa che stava diventando di moda. Oggi ci sono moltissime macchine così. E quindi dovevamo incominciare a dire: ma come facciamo a fare tutte queste cose? Trovammo un motore sul mercato secondario, lo studiammo, progettammo tutta la parte sotto la cuppa, eccetera, tutto in termini, diciamo, completamente diversi. Se devo essere onesto, un po' corsaiolo, perché abbiamo messo delle pompe che le abbiamo utilizzate per creare sia depressione che togliere l'olio, poiché una macchina così è capace di creare delle forze laterali molto importanti, e quindi l'olio nella coppa si può muovere in modo per cui non è facile, diciamo, tenerlo vuoto quando si è in moto e in marcia. Dico che quella cosa lì l'abbiamo risolta, anche se con una certa fatica, abbastanza bene, perché abbiamo dovuto fare 2 o 3, 4 soluzioni prima di capire che tutto funzionava. Poi l'albero di trasmissione, il ponte di dietro, ma soprattutto una delle cose che ci costò molta fatica furono i 4 ammortizzatori che dovevano essere autolivellanti. Dei miei ammortizzatori autolivellanti ce ne sono, però erano per altre macchine diverse. Andare a chiedere di fare dei prototipi, bisognava trovare non certo una grande ditta, ma uno di quegli uomini che ogni tanto ci sono, che sanno preparare le macchine dei clienti per correre o per fare cose del genere. E lo trovammo pian piano. Noi eravamo un po' nel giro di macchine prototipi che corrono, quindi
riuscimmo a trovare questi 4 ammortizzatori e poi ci fu un problema, il serbatoio della benzina, perché nessuno aveva pensato, quelli della Pininfarina, che ci voleva anche la benzina, visto che non pretendevano girasse. E allora abbiamo dovuto fare un serbatoio della benzina dietro con relativo tappo nascosto in un certo modo, che potete vedere, e lì ci dovevamo preoccupare un po' della sicurezza. Dovrebbero distruggere la macchina per creare delle problematiche con la benzina, nel senso di incendi, eccetera. Abbiamo fatto, tenendo presente che noi che eravamo e siamo principalmente un engineering di progettazione e di costruzione di prototipo, un prototipo a cui nessuno può dire niente perché può girare per la strada, potrebbe essere omologato completamente, forse potrebbe con un certo dispendio anche essere omologato per l'America, cioè per le questioni delle emissioni, mentre per l'Europa lo sarebbe abbastanza facilmente. Io la macchina l'ho guidata spesso, abbastanza spesso, non facendo giri interminabili, ma perché dovevamo capire se effettivamente era diventata una macchina da strada, cosa che riteniamo lo sia. Ed inoltre è una macchina che piace moltissimo. Io non ho mai sentito tanta gente che dica che non è una bellissima macchina, una linea moderna, piacevole. Discutono molto di più e criticano molto di più le macchine che vengono prodotte adesso. Ah, la macchina di Batman, ah, qui, ah, là. Questa effettivamente è una macchina dell'epoca Farina, Pininfarina, e quindi mantiene tutte quelle che sono le linee della Pininfarina, che ha saputo fare delle macchine, come si possono dire, estremamente di successo, ma estremamente di imposizione di questo stile sugli altri. Io della Pininfarina ricordo una macchina, la 275 GTB4. Ecco, perché ho lavorato anch'io su quella macchina. È stata l'ultima macchina dove un ufficio tecnico che faceva solo delle Formula 1 e degli sport ha fatto una macchina di produzione. Ancora oggi è una gran macchina. Ecco, io ritengo che questa 4 porte potrebbe avere lo stesso successo di quella. Quindi bisogna darsi da fare per farlo, per produrlo, almeno io sarei di questo parere. Ovviamente io posso contribuire con un po' di euro, molto pochi, però così almeno una vite delle volte potrebbe essere fatta io, data io.